Ciao a tutti, siamo Elisabetta, Sebastiano e Ondina. 3 mesi fa abbiamo acquistato un ex camion dei pompieri per convertirlo in un camper in soli 3 mesi. Nonostante le tante disavventure, siamo riusciti ad ultimare i lavori necessari per l'omologazione. E ora siamo in partenza verso la Germania per fare tutti i documenti. Partiti per questa nuova avventura. Il vento. E poi qua è calmo e qua è super agitato. Siamo quasi arrivati a Olbia, stasera prenderemo il traghetto da Golfaranci, quindi ci mancano ancora un po' di chilometri. Arrivati a Golfaranci anche in anticipo alla fine, che sono le 6:30, le 6 e la nave parte alle 8:30, quindi ci siamo fermati un attimo, almeno Ondina esce un po' ed è un piacere vedere il camion fuori dal terreno in cui stavamo facendo i lavori. Pronti? È la prima volta che Ci rilassiamo su Zinzi assieme. e quindi adesso siamo fermati un attimo visto che siamo in anticipo, anche per Ondina che è uscita, adesso è qua rilassata. Vero Ondi? Ondi? Ci stiamo scaldando con la parabola. Eh sì, non consuma neanche troppo. No, 400 watt al minimo, quella lì. Gentilmente offerta dai miei genitori. Almeno per stare questi 10 giorni, Sì. 10-15 giorni. Poi più avanti abbiamo deciso di mettere anche qui un guabasto. Metteremo il webasto e la stufa a legna. Sì. Però più avanti adesso, per ora. Per ora abbiamo fatto le cose fondamentali per l'omologazione. E lo stiamo andando a omologare. Ci hanno fatto i controlli. Eh sì. Questa volta, forse non era mai, forse poche volte è capitato che ci abbiano fatto un controllo all'interno della cellula. Poi gli abbiamo detto: ma cosa state cercando? Immigrati? Più che altro curiosità. Ha detto più che altro curiosità. E quindi niente, beh, giustamente la gente è curiosa, perché è un po' inusuale come mezzo. Adesso siamo in mezzo ai camionisti, però c'è poca gente. Il ragazzo che ha fatto il controllo ha detto che ci sono 130 macchine dentro. E lunedì Sono più tir che altro. Meglio, speriamo di trovare posti per dormire insomma, più comodamente. non ce ne sono divanetti. Sì, purtroppo la Su questa nave. la Corsica Ferris. Cosa stanno facendo? Mi sa che sta toccando il camion. La Corsica Ferris non ha molti divanetti, però vabbè, dai. Mauro. L'ho ripreso. C'è nessuno. Non c'è nessuno, poi abbiamo trovato anche dei divanetti che è Che è una nave, diversa. sì, è una nave diversa, sicuramente l'hanno restaurata. No. Però ci sono i divanetti. Questa è la cosa più importante. Meno male. La prima volta che ho preso questa nave era quando stavamo partendo con Manu e c'erano quei signori che stavano fumando a fianco a noi, che erano rimasti fino alle 5 del mattino a giocare a carte, a bere whisky e a fumare sigarette e a fare casino. Dentro fumando. Sì, fumando dentro. E poi la mattina dopo mi sono svegliata, anche se avevo dormito male, e avevo mal di schiena perché c'era l'aria puntata L'aria condizionata. l'aria condizionata puntata sulla schiena. Invece adesso c'è caldo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Tiriamo una freccia a favore della Corsica Ferris Sì, questa volta. assolutamente. Proprio finalmente una nave come dovrebbe essere. Pulita. Puliti i garage, puliti i bagni, pulite le zone comuni. Una nave pulita, lo diciamo, quando è così, è così. Adesso siamo qua fermi. Stiamo aspettando che ci facciano uscire. Sì, c'è un po' di anarchia, gente di là, gente di qua, gente così. C'è una macchina ribloccata, sicuramente non parte. Dici? O magari di qualcuno della crew. Adesso stiamo andando dai nostri amici di Eurotrack. Sebi ormai lì è di casa, io oggi li conoscerò. Riconoscete il parcheggio? Siamo di nuovo da Eurotrack a Santa Maria a Monte. Dobbiamo fare un paio di lavoretti perché 2 giorni fa, prima di partire, mi sono messo sotto il camion a dare una controllata e ho scoperto che c'era un cilindro del tamburo guasto che stava perdendo olio, quindi ho fatto in tempo subito a ordinarlo e l'ho fatto arrivare qui all'officina. E domani dovrebbe arrivare, quindi c'è questo cilindro da sostituire e poi dobbiamo andare a fare un paio di lavoretti che riguardano lo sterzo, quindi regolare lo sterzo a causa di questo cambio gomme e andare a regolare il tachigrafo, nel senso che avendo cambiato le gomme non legge la velocità corretta, quindi con Davide di Eurotrack andremo a mettere un sensore a impulsi, meno male che lui mi ha spiegato tutte queste cose, che è regolabile così che si possa leggere la velocità corretta, perché attualmente quello che c'è montato è meccanico e quindi non puoi regolarlo come vuoi tu, è fisso. Invece quello che andremo a mettere è analogico e si potrà regolare in base appunto alle gomme che si montano, diciamo. Cosa stai facendo qui da Eurotrack? E un po' di cose stiamo facendo. Adesso sto mettendo 2 fascette di tubi della frizione perché sta perdendo. Proviamo a vedere se con le fascette smette di perdere. Che ieri ci hanno anche portato a cena fuori, però non abbiamo ripreso niente. La frizione. La frizione? O la lascio schiacciata? La pompa o la lascio schiacciata? E ieri Sebastiano, siamo arrivati ieri a Santa Maria Monte, però alla fine il camion l'hanno preso oggi per sistemarlo. Quindi ieri Sebastiano ne ha approfittato e ha montato i 2 sedili. Inizialmente non avremmo dovuto montare quelli, avremmo dovuto montare degli altri, però speriamo che ce lo passino 4 posti all'omologazione, si vedrà. Sarebbe bellissimo se riuscissimo a farcelo omologare 4 posti. E oggi abbiamo scoperto che questo faro qua pensavamo non funzionasse, invece funziona. Stiamo mangiando così perché? Perché manca ancora il divano, cioè il materasso da questo lato e poi andremo a fare un tavolo su questa parete qua posteriore che verrà giù e coprirà tutto questo spazio, quindi uno potrà mangiare lì di fronte, uno su questo divano, uno di fronte, quindi tranquillamente si potrà mangiare in 4-5 con questo tavolo. Però ieri siamo andati a cercare un tavolo
Momentaneo, dalla Decathlon, mezzo di mondo. Perché è obbligatorio per l'omologazione avere un tavolo per mangiare, anche se è movibile. Però non l'abbiamo trovato, quindi abbiamo detto compriamo un tavolo pieghevole che così utilizzeremo anche all'esterno e lo utilizziamo. Che andrà qua centralmente. Per utilizzarlo allora per l'omologazione. Sì. E poi come torniamo, fatta l'omologazione, si farà questo tavolo che verrà giù. E inoltre coprirà anche questa guarnizione che è un po' bruttina da vedere. Siamo in officina. Siamo chiusi dentro l'officina. Stiamo facendo i guardiani. Pausa pranzo. E poi siamo contentissimi perché ieri ci siamo fatti la doccia con l'acqua calda che si è scaldata grazie allo scaldabagno elettrico, quindi dal sole. E poi stiamo cucinando con la piastra a induzione grazie al sole. E quindi siamo super contenti di questa cosa perché ci sentiamo più ecosostenibili. Non c'è più niente. Era quello che vibrava così allora. Magari vibrava proprio il ferro su. Sì, appoggia la mano. Sì, non ce la fa. Poi Cosa ha fatto prima? metti a mano ora. Senti, Era quello allora. Siamo sempre qui da Eurotrack. Ieri siamo rimasti fermi durante una prova che stavamo registrando il tachigrafo, la velocità, i chilometri orari del mezzo, perché l'abbiamo dovuto cambiare, non stava leggendo la velocità giusta. Regolandolo e provando su strada si è fermato il camion. Bene, oggi non è proprio un buon giorno perché c'è il camper che si spegne. Sicuramente abbiamo fatto gasolio in qualche distributore dove al posto del gasolio ci doveva essere qualcos'altro, o magari era molto sporco il gasolio e quindi il camper si spegne, come se non riuscisse ad arrivargli, come se non riuscisse a pompare bene il gasolio, come se avessimo sbrodato, però gasolio ce n'è, quindi sicuramente ci deve essere qualche filtro bello intasato. Ci è successo ieri mattina e pensavamo che fosse per via del gelo, perché ci hanno detto che appunto stanno allungando anche il gasolio con l'acqua, quindi abbiamo pensato che si fosse congelato il gasolio, invece adesso è di nuovo risuccesso, quindi sicuramente deve essere una questione proprio di filtri, ci deve essere qualcosa di tappato. Siamo fermi in mezzo a una strada, a una statale super trafficata. E Sebastiano è andato a recuperare il gasolio perché, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, se mettendo altro gasolio si risolve il problema. Andina, in tutto ciò, è rilassata. Fuori si gela. Sei contenta, Andy? Sono arrivati i nostri amici di Eurotrack che ci salvano da questa spiacevole situazione. Ci siamo messi anche il sacco a pelo perché fa freddo e siamo vicine, così ci abbiamo più caldo. Vero, amore? Vero?
Si è fermato il camion e l'aveva già fatto ieri mattina. Ieri mattina pensavamo fosse perché il galleggiante del serbatoio non leggesse bene il livello del carburante, e invece alla fine non era quello il problema, ma bensì una pompa, la pompa manuale, che poi la pompa C sarebbe, che non stava funzionando correttamente e quindi il gasolio non riusciva ad arrivare agli iniettori. Per fortuna è capitato qui in zona dove c'è l'officina Eurotrack, infatti eravamo in buonissime mani e c'era un furgone davanti e un furgone dietro alla fine di Eurotrack, e siamo riusciti, grazie ai ragazzi, a farlo partire e tornare in officina, e dall'officina poi adesso siamo riusciti a risolvere tutto il problema grazie a Oleg, che si è impegnato tantissimo su questa pompa, ha pulito tutte le valvole e per ora dovrebbe andare bene. Poi andremo a sostituirla, quindi più avanti bisogna ordinare il pezzo. Adesso abbiamo un po' di fretta perché lunedì abbiamo l'omologazione e adesso è venerdì, quindi ordineremo la pompa, appena arriverà la metteremo nuova. Ma quanto sei dolcissima, ma quanto questo musetto. Quindi? Ci siamo, dovremmo esserci quasi. Tra tutte le cose che sono successe nel frattempo, che non dovevano succedere, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Che ride adesso qua la nonnina che esce dal finestrino. L'ombra Siamo appena partiti da Santa Maria Monte, abbiamo fatto carico-scarico, lì c'è un'area camper dove c'è anche la corrente gratuita a disposizione. Infatti questi giorni ne abbiamo approfittato per attaccarci la stufetta perché faceva davvero freddo. Abbiamo risolto tutti quei problemini che erano da risolvere grazie ai nostri amici di Eurotrack, che sono super efficienti, quindi se avete un camion e avete bisogno di un meccanico ve li straconsigliamo. la migliore officina al mondo. E poi ci hanno accolto davvero come una famiglia. È bello trovare persone così durante la strada perché poi ti rimangono, sono amicizie che durano una vita e ti rimarranno per sempre nel cuore questi momenti. Adesso stiamo prendendo la Fipili in direzione Bolzano. Oggi faremo 400 km e domani ne faremo altri 200 per arrivare alla destinazione finale, ossia il paese dove c'è il TUV, dove dovremo omologare i zizi, speriamo bene. Signora caldo. Ondi, fa freddo e quello è a magliettine e pantaloncini. Comunque Trento ci ha stupito, vero? Marvin 345. L'avete preso proprio per girare il mondo? L'abbiamo preso un mese fa. Ho una foto di com'era un mese fa. Ma dove li fai tornare qua? Perché dopo Quando ritorniamo fanno una gira, quando e ritornare lì, e dopo ritornano in salita e te devi dare i dati. Elisabetta, giusto? Sì. E il cagnolino anche dopo possiamo filmarlo? Sì, sì. Lui gli piace sempre nei filmati che Va bene. qualcosa di veramente incredibile, ma Eccoci qua, cari amici, andiamo avanti allora, Ecco Renato, eccoci qua, ho messo la spesa in macchina e ragazzi e care ragazze del canale del Marvin, non ci crederete, ma guardate,
ammirate, gustate, sedetevi sul divano, allacciate le cinture perché è spettacolo puro, puro Marvin, qualcosa di eccezionale a dir poco, a dir poco Marvin. Gustiamoci questo spettacolare, siamo nel 1977 Marvin, questo spettacolare Mercedes 1017 AF. Questi nostri nuovi amici vengono dalla bellissima regione, dalla Sardegna, e li presentiamo, la simpaticissima Elisabetta e il simpaticissimo Sebastiano. Eccoli qua Marvin, guarda. Eccoli qua, venite un po', ve li facciamo vedere, qua c'è la diretta, qua, eccoli qua. Pazzesca diretta, Abbiamo Sebastiano Ciao, carissimo. e la bravissima Elisabetta. Niente, abbiamo visto questo camion, raccontateci un po'. Marvin 345, il canale YouTube. Ci hanno abbordato in un parcheggio della Lidl, ci ha abbordato il signore che non mi ricordo come si chiama. Si è avvicinato questo signore con una telecamera dicendoci che un suo amico ha un canale YouTube, Marvin 345, che fa appunto video di mezzi d'epoca, dismessi. Noi ci siamo fermati per mangiare qualcosa, poi è arrivato il proprietario del canale YouTube e ci hanno fatto una breve intervista molto rapida nel parcheggio, tutto improvvisato. Ci siamo divertiti troppo con Sebi, cose inaspettate, no? 10 minuti. Stati 10 minuti folli, poi tanto ve lo faremo vedere nel video.